Mi capita spesso di sentire persone estremamente preparate, con lauree, dottorati, esprimersi in modo forbito e autorevole, di concetti che seppur logicamente ben strutturati, risultano essere fuorvianti e profondamente distanti dal sentire umano. E attenzione, questa non è una colpa, è semplicemente il frutto di un sistema educativo che forma menti eccellenti, ma dimentica una cosa troppo importante: coltivare il cuore, il sentire. Molti esperti, avendo studiato tanto, hanno difficoltà a mettere in discussione ciò che hanno studiato, perché farlo richiederebbe il coraggio di riguardare tutto, metterlo in discussione, e questo non è facile per nessuno. E spesso proprio anche il linguaggio tecnico diventa una protezione. Serve ad affermare la propria autorevolezza in un mondo che purtroppo ancora ha grande difficoltà nel mostrarsi vulnerabile. Ma ricordati questa cosa, perché avere tante informazioni non vuol dire aver compreso davvero. Citare studi non vuol dire aver vissuto. Ed essere scientifici non vuol dire essere più vicini alla verità. La verità ha anche bisogno di umanità, di esperienza, di cuore. E sempre più spesso oggi si usano etichette come disturbi psichiatrici, malattie, come se fossero sentenze immutabili, portando così tanta razionalità e tanta distanza dove invece c'è anche bisogno di apertura, sensibilità e comprensione profonda. Si parla del nostro corpo con una visione meccanicistica, come se fossimo un insieme di calcoli e basta, ma in questo caso ci si dimentica che siamo ancor prima energia, tra l'altro dimostrata indeterminabile dalla fisica quantistica di oggi, e che possiede una coscienza intelligente, capace di scegliere. Noi siamo molto di più di un corpo meccanico. E cosa accade spesso? Che quando qualcuno parla di amore, di energia, di vibrazioni, di intelligenza superiore, viene facilmente etichettato come New Age, come pseudoscientifico, fuffa spirituale. Ma in fondo, se ci pensi, è solamente un altro linguaggio per esprimere la stessa verità che tutti stiamo cercando. Quella che unisce, quella che guarisce, quella che risveglia. Non dovrebbe essere un conflitto tra scienza e spiritualità, perché abbiamo bisogno della scienza, della razionalità, della ricerca, così come abbiamo bisogno del sentire, dell'intuizione, della connessione. Non è uno contro l'altro, è insieme. Tempo fa ho letto questa frase. Diceva che è difficile far capire qualcosa a qualcuno se il suo stipendio dipende dal non capirla. E non è per condannare, ma per ricordare che spesso siamo prigionieri delle nostre stesse strutture. Sento profondamente che è arrivato il momento di andare oltre i ruoli, oltre le etichette e soprattutto oltre i linguaggi di separazione. La verità sta nel mezzo, non è solo un detto. Dovrebbe essere uno stile di vita. Sii quindi il primo a prendersi cura di te. Sii il primo ad ascoltarti, sii il primo ad essere nel sentire ancora prima che nel capire. E mantieni il cuore e anche gli occhi ben aperti. Ti voglio bene.